Chi è responsabile del mio cambiamento? Perché ho deciso di fare questa serata e perché questo titolo? Perché è fondamentale capire che ovviamente siamo noi i responsabili del nostro cambiamento e non è nessun altro al di fuori di noi. E questo non è banale. Perché non è banale? Perché molto spesso, consapevolmente o inconsapevolmente, si ricerca all'esterno qualcuno che faccia il lavoro per noi. Spesso mi capita di vederlo con le bars e io continuo a ripetere, le bars non sono delle bacchette magiche, innanzitutto funzionano se si utilizzano e quindi questo è il primo passo importante, ma anche le persone che noi incontriamo lungo il nostro cammino, che possono essere, diciamo così, dei facilitatori, delle persone che ci tengono per mano, non potranno mai fare il lavoro al nostro posto. Perché? Perché un lavoro vero, profondo su di noi richiede una responsabilizzazione. Comprendete che è abbastanza complicato sviluppare e lavorare sul nostro potere personale quando si cede il nostro potere a qualchedun altro. E ho riflettuto molto prima di fare questa diretta, perché ci sono stati due o tre eventi in positivo e in negativo che mi hanno fatto molto riflettere. La scorsa stagione abbiamo parlato del cosiddetto triangolo drammatico. Nel triangolo drammatico ci sono tre ruoli fondamentali che ognuno di noi gioca. Quindi non è che avete uno, non avete l'altro, non ne avete nessuno. Fanno parte proprio del teatro della vita, che sono la vittima, il salvatore e il persecutore. E in funzione del ruolo dominante che abbiamo, ci troviamo a interagire con gli altri in modo differente. Molto spesso le persone che delegano il loro potere agli altri o sono alla ricerca di qualcuno che faccia il lavoro per loro, giocano molto il ruolo della vittima. Io da solo non ce la posso fare. Con tutto quello che mi è successo, non c'è speranza. E questa è la vittima che gioca questo ruolo. È alla ricerca di qualcuno che la salvi. E il ruolo e bisogna fare attenzione con questo tipo di persone, innanzitutto a non cadere noi in questo ruolo inconscio e quando ci cadiamo, quando entriamo in uno stato di impotenza, quando diciamo e vabbè però non ce la posso fare e vabbè però cioè, alla fine la mia vita mi ha sempre dimostrato che e vabbè però per te è semplice, per lui è semplice, per loro è semplice, è sempre semplice per gli altri. La vittima tendenzialmente è sempre colei per cui la sua vita è sempre stata la più complicata di tutte e fa fatica a vedere in prospettiva e a vedersi in prospettiva, anche nel bene, nel senso che fa fatica anche a vedere il potere intrinseco, che magari quell'esperienza molto molto drammatica ha stimolato in lei. Bisogna fare però attenzione anche a non entrare nel ruolo di salvatore, ovvero di pensare che possiamo salvare tutti. Perché? Perché se entriamo in questo ruolo tendiamo praticamente a trasmettere un messaggio inconscio all'altra persona. Io ti posso salvare, io ho gli strumenti per salvarti. Tu da solo non ce la puoi fare. Ovviamente questi sono dei messaggi inconsci che vengono mandati, non consci, perché se no non saremo dei salvatori, saremo dei manipolatori. Sarebbe sarebbe un altro discorso. Però perché è così importante fare attenzione a non cadere in questo ruolo? Perché? Perché quello che tendenzialmente facciamo è quello di sostituirci all'altra persona. E spesso cadiamo nel ruolo del salvatore perché è un modo inconscio che abbiamo per sentirci ok, per sentirci bene.
E attenzione, questo le neuroscienze hanno proprio dimostrato che in tutte quelle persone che fanno volontariato, che fanno attività benefiche, c'è proprio la generazione di determinati neurotrasmettitori, nello specifico la dopamina, legata proprio a un sistema di riconoscimento interno. Attenzione anche dobbiamo fare a non entrare nel ruolo del persecutore con le vittime. Perché anche quello è molto sottile, no? Avete presente quelle persone che veramente come si suol dire, ti tirano sceme? Cioè, comunque, cioè, tu provi in tutti i costi ad aiutarle, a farti in quattro per loro, e loro, cioè, costantemente dicono: no, con me non c'è speranza, con me non ce la possiamo fare, eccetera, eccetera, finché poi ti fanno incazzare, giusto per essere diretti, no? E quindi passiamo dal ruolo di salvatore a quello di persecutore. Quando entriamo in quello di persecutore, la vittima a quel punto si ribella e quindi continuiamo in questo gioco psicologico che non porta da nessuna parte. Quindi, chi è il responsabile del nostro cambiamento? Noi stessi. Noi stessi, e per essere responsabili del nostro cambiamento dobbiamo renderci conto di quando siamo vittime, dobbiamo renderci conto di quando siamo salvatori e dobbiamo renderci conto di quando siamo persecutori. E abbiamo uno strumento meraviglioso, che sono gli altri. Stando in ascolto di noi stessi, quando siamo in relazione con gli altri, possiamo scoprire tanto di noi. E dobbiamo continuarci a porci una domanda. Perché mi sento in questo modo? Perché questa persona mi fa sentire in questo modo? Perché siamo noi che ci sentiamo in un determinato modo, non è l'altra persona che ci fa sentire. Ah no, mio marito mi fa incazzare. No, sei tu, Milena, che ti incazzi. Perché? Perché il suo atteggiamento tocca qualcosa dentro di te. Quindi quando siamo in quelle situazioni che emotivamente ci toccano, è normale magari in una prima fase così impulsiva entrare nel persecutore, nella vittima e nel salvatore. Ringraziando Dio siamo umani e le emozioni ci permettono di essere umani, quindi autorizziamoci anche a non essere in questa visione perfetta di noi, in questa visione in cui siamo degli esseri zen e ci comportiamo sempre nel modo giusto. Non è così, ragazzi, cioè facciamo pace con noi stessi. È normale che ci incazziamo, è normale che siamo tristi, è normale che entriamo in uno stato di depotenziamento. Sono tutte fasi normali di un essere umano. Non siamo dei droni, ok? Non siamo degli avatar di intelligenza artificiale, proviamo delle emozioni. Il punto non è provare le emozioni, che sono uno strumento meraviglioso per farci capire a che punto siamo della nostra evoluzione. Un elemento fondamentale è fare un'analisi post. Perché mi sono sentito in questo modo? Perché quella determinata persona ha suscitato in me questa determinata reazione? Per fare tutto questo processo serve però un ingrediente segreto, che è l'energia. Anzi, servono due ingredienti segreti. Serve l'energia e serve anche quello che si chiama un adulto poco contaminato, ovvero dobbiamo essere in grado di fare un'analisi di realtà dei fatti, dobbiamo proprio fare un'analisi del nostro vissuto e per fare questo non dobbiamo avere né l'emotività eccessiva del bambino, che se no punta il dito verso gli altri, piange su se stesso, fa il ribelle con l'esterno, né in un genitore super critico che ci tiri i pipponi dalla mattina alla sera e ci sgrida: ecco vedi, caspita, anche questa volta ti sei arrabbiato, ecco vedi, anche questa volta ti eri ripromesso di essere diligente, di essere disciplinato e nonostante tutto ancora sei caduto e ti sei mangiato quei 200 grammi di pasta che ti eri
ripromesso di non mangiare perché era all'interno di una dieta chetogenica. Buon Dio! Questo è il nostro genitore normativo e dobbiamo fare anche attenzione al genitore affettivo un po' eccessivo, no? Quello che ci giustifica in tutto per tutto. È il bilanciamento che dobbiamo osservare in noi. Ma serve energia. E l'energia, io lo ripeto spesso, non è una cosa da fricchettoni New Age. In fisica è quella quantità, quell'elemento, quella forza, quella misura che ci permette di compiere un lavoro. Abbiamo bisogno di energia per pensare, abbiamo bisogno di energia per alzarci dal letto, abbiamo bisogno di energia per lavorare, per muoverci, abbiamo bisogno di energia per entrare in relazione con le nostre emozioni. Abbiamo bisogno di energia per fare un'analisi di realtà, perché se no, senza quella, non rimproveriamoci del perché non riusciamo a fare un cambiamento. È un processo normale, è un po' come dire, devo costruire una casa. Per costruire la casa ho bisogno di un architetto che prima di tutto mi faccia il progetto, ho bisogno di un escavatore per le fondamenta, ho bisogno dei muratori, ho bisogno delle gettate in cemento, ho bisogno di chi mi costruisce le mura, di chi mi fa gli impianti. Tutte queste persone io le devo pagare nella terza dimensione, ovvero cosa io uso, utilizzo i soldi che rappresentano energia per pagare il loro lavoro. Se noi vogliamo costruire una nuova casa dentro di noi, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di questi soldi energetici dentro di noi e abbiamo bisogno anche a volte proprio degli operai specializzati. E quindi un altro elemento importante per fare una crescita, un cambiamento personale è anche studiare. Cosa intendo studiare? Comprendere come funziona la nostra mente, comprendere come funzionano le nostre emozioni, comprendere come funziona il nostro cervello, anche a livello neurochimico. E mi direte, vabbè mia, ma io non c'ho tempo per studiare. Ragazzi, adesso siamo onesti. Quanto tempo investiamo sui social? Quanto tempo investiamo a guardare la televisione? Ecco, iniziate a seguire 3 persone che vi danno delle pillole brevi di quello che sono le emozioni. Cioè, siamo in un momento storico in cui c'è una bulimia di informazioni e a volte anche questo è un po' complicato perché bisogna saperli selezionare, ma è sempre una questione di darsi delle priorità e trovare degli stratagemmi. Ok, non ho il tempo, non ho l'energia, non ho la voglia di leggermi un libro magari che parla specificatamente di emozioni. Bene, mi cerco un film che parla di emozioni. Mi cerco un cartone, mi cerco come cacchio si chiamano quelli che sono sui social, un influencer delle emozioni, ci sarà. Mi ascolto un podcast sulle emozioni. A meno che uno mi dice, no, guarda, io, Milena, su 24 ore ne togliamo 8 che dormo, il resto lavoro e non ho tempi morti. Ma è impossibile non avere tempi morti. È come noi riempiamo questo tempo. E poi se siete tutti qui avete le My Energy Bars. Se avete le My Energy Bars, almeno 3 minuti al giorno per il protocollo di centratura li avete. E già quello è un primo passo per aumentare l'energia. Ed è importante essere amorevoli con noi.
Non rimproverarci quando magari ricadiamo nelle stesse dinamiche. Quelle dinamiche sono quelle che abbiamo a livello basale. Cioè noi siamo costruiti, siamo cresciuti con un certo tipo di educazione che ci ha portato ad avere delle ingiunzioni profonde dentro di noi, che ci hanno dato dei comandi. Quei comandi funzionano senza che noi ci poniamo l'attenzione, sono quasi ad energia zero. È ovvio che quando la nostra energia si abbassa, noi cosa facciamo? Torniamo, il nostro sistema torna a utilizzare quei modelli che conosce con certezza. Perché? Perché sono quelli che gli permettono di utilizzare il minor consumo di energia. Il nostro corpo è proprio progettato per minimizzare l'energia. Per questo il cambiamento è difficile, perché richiede energia. Immaginiamo che dentro di noi non abbiamo solo una casa, ma noi abbiamo una città. Abbiamo una città che abbiamo costruito nel tempo e in questa città ci sono dei palazzi dove noi abbiamo inserito quello che sono le nostre informazioni base e poi ci sono delle strade, dei percorsi che noi abbiamo imparato a fare, che ci permettono anche di avere delle risposte rapide sull'azione e reazione. Bene, cambiare vuol dire andare a rimappare l'urbanistica della nostra città interna, vuol dire andare a individuare quali sono quei palazzi che devono essere ristrutturati, vuol dire a volte andare o a ristrutturarli, addirittura a demolirli. E questo è un primo passo. E il secondo passo è andare proprio a modificare la viabilità, quindi da un punto di vista fisico creare delle nuove sinapsi dentro di noi. Ragazzi, ma immaginate a farlo in una città. Una città ha una sua struttura che rimarrà tale a prescindere. Guardate le città, no? Che hanno tutta questa conformazione, le città italiane molto storiche, cioè le vie principali sono quelle. Bene, cioè facciamo un po' pace con noi stessi. Ci sono delle caratteristiche di noi che non possiamo cambiare radicalmente, ma possiamo scegliere di creare dei percorsi diversi. Possiamo scegliere di demolire un edificio e costruirlo un altro, ma per fare questo serve energia. Invece noi solitamente che cosa facciamo? Pretendiamo che il cambiamento avvenga in tempo zero. E vabbè, ma cazzo, è 3 settimane che medito, cioè è possibile che ancora mi incazzo? Sì, ragazzi, sì, è possibile. Perché almeno che non sei illuminato sulla strada di Damasco e scende un angelo dal cielo e entra in te, è un processo naturalissimo. È un processo naturale. Quindi impariamo a non essere severi con noi stessi, impariamo a comprenderci, impariamo a essere quel genitore affettivo che nel momento in cui siamo in uno stato di down semplicemente ci abbraccia. Un'immagine molto potente quando iniziamo a diventare molto severi con noi e molto giudicanti con noi è proprio quello di avere sotto mano una foto di noi appena nati o molto piccoli. Osservare quella foto e prendere in braccio, immaginare proprio di prendere in braccio quel bambino. Potremmo essere incazzati con quel bambino come lo siamo a volte con noi stessi, arrabbiati. Scusate, stasera sono un po' scurrile. E una tecnica che si può fare con le My Energy Bars, che mi è arrivata intuitivamente qualche giorno fa, è la seguente. Quindi si è in uno stato di down, si è arrabbiati con noi, si è arrabbiati col mondo. Allora, quando siamo arrabbiati col mondo è perché siamo arrabbiati con noi, ma non vogliamo farlo e quindi spostiamo all'esterno il capro espiatorio. Quello che possiamo fare è proprio immaginare il nostro bambino, cioè proprio noi bambini, immaginarlo di portare il grembo, prendere le My Energy Bars,
in questo modo e metterle in questa posizione. Ok, immaginando proprio che tra le nostre braccia ci siamo noi, bambini, e possiamo proprio chiudere gli occhi e iniziare a cullare questo bambino avanti, indietro, destra, sinistra. E poi possiamo dare un comando mentre lo abbraccio, prima in senso orario, io sono, io sento, io creo. Io sono, io sento, io creo e li andiamo ad associare anche al respiro. E questa ha una doppia azione. Prima azione, microcorrente che entra nel nostro corpo e comunque fa un micromassaggio del nostro sistema nervoso e quindi va proprio un po' a riequilibrare quello stato emotivo molto forte che noi abbiamo. Secondo aspetto, il movimento, proprio a livello biologico, porta a creare una sincronicità tra i nostri due emisferi. E anche qui, molto spesso, quando noi siamo in uno stato emotivo molto forte, non c'è un bilanciamento, quindi prevale la nostra parte emotiva e non subentra la parte razionale. Invece noi dobbiamo riuscire a creare un bilanciamento e riuscire a fare un'analisi di realtà oggettiva. E diciamo, ok, in questo momento mi sento in questo modo, perché mi sto sentendo in questo modo? E ascoltare le nostre voci, portare in superficie i comandi che abbiamo al nostro interno. Usciamo dall'idea del pensiero positivo. Il pensiero positivo vuol dire avere un'attitudine positiva al cambiamento, non vuol dire pensare sempre solo positivo. Perché se io ho sotto una vocina che mi dice sei uno sfigato, sei uno sfigato, sei uno sfigato, sei uno sfigato, e io non la porto in superficie, cosa rischio che avviene? Avviene che io mi autoconvinco e quindi faccio quegli esercizi tipo americano, mi metto davanti allo schermo, davanti allo specchio e dico io sono bello, io sono bello, io sono bello, io sono intelligente, io sono bello, io sono intelligente. Oh, ragazzi, c'è chi lo fa e l'ho fatto anch'io, cioè c'è poco da ridere perché l'ho fatto anch'io, quindi c'è poco da ridere. Però cosa succede? Che io, se faccio questo esercizio a livello razionale, spengo, attenzione, non trasformo e tolgo, ma spengo la vocina sul fondo. Cosa vuol dire che la spengo? Vuol dire che spingo la frequenza verso il basso. Abbasso la frequenza, quindi non la faccio arrivare a livello del mio cervello encefalico, ma lo porto a un livello più basso, entra nel livello dell'essere. E quindi cosa succede? Che io creo un'incoerenza tra quello che dico e voglio e quello che penso erroneamente di essere. E quindi cosa fare quando facciamo degli esercizi di ascolto? Mettiamo per iscritto, diamo voce a quelle che sono le nostre voci interne, agli io sono e tu sei che si manifestano. E li possiamo identificare anche molto facilmente in funzione del tu sei che diciamo agli altri. Perché molto spesso quando ci arrabbiamo con qualcuno è un modo che noi abbiamo per non arrabbiarci con noi stessi. Perché ci arrabbiamo con quel qualcuno che tocca qualcosa in noi. Se no diremmo, vabbè, oh, ascolta, c'hai ragione te lo fai scivolare addosso. Quando non ce lo facciamo scivolare addosso è perché sta toccando qualcosa di noi. Allora prendo quel tu sei che io ho detto e ci faccio un protocollo di trasformazione alchemica. Abbiamo un sacco di modi per identificare gli io dentro di noi che stanno falsando, che si sono, diciamo così,
barricati che hanno creato proprio, immaginate come se c'è il vostro essere nel vostro centro di potere alchemico e noi abbiamo costruito, ovviamente per difendere quell'essere, soprattutto nell'infanzia, abbiamo messo tutto il filo spinato, poi abbiamo messo le bombe a mano, poi fuori abbiamo messo tutti dei soldatini che sono i vari io sono non reali che vanno praticamente a proteggere il mio io sono essenza. Quindi anche qui, se noi abbiamo delle caratteristiche che non ci piacciono, ma non incazziamoci, perché li abbiamo creati nella e nell'allora per difenderci, per proteggerci. Perché? Perché nella e nell'allora, intendo nella nostra infanzia, non avevamo gli strumenti cognitivi che abbiamo oggi e quindi l'unico modo che avevamo per proteggerci era spegnere il sentire e mettere una maschera che ci permettesse di essere visti e amati, secondo il nostro punto di vista da bambino, dagli altri. Solo che oggi, che non abbiamo più la mente plastica e soprattutto non abbiamo più anche la mente magica del bambino, ci viene difficile comprendere che quei personaggi li abbiamo creati noi. Ma qual è la potenza assoluta? Che come li abbiamo creati, li possiamo disattivare. È forte, eh? Ma noi li possiamo disattivare perché noi inconsciamente li abbiamo creati e possiamo anche disattivarli in modo armonico. Se no, quello che si rischia è quello di far fare il lavoro agli altri che fanno un lavoro su di noi e spesso può essere, io lo dico fuori dai denti, pericoloso, perché possono andare proprio ad attivare, aprire delle porte che magari noi non siamo pronti affinché siano aperti. Quindi super responsabilizzazione. E questa cosa non piace tanto, eh? Perché non piace tanto? Perché noi un po' siamo sempre un po' alla ricerca della mamma e del papà che si prendono cura di noi. È così, chi non riesce a responsabilizzarsi è perché inconsapevolmente è ancora ha paura di diventare grande e quindi è alla ricerca di una mamma e di un papà esterno che si prende cura di loro. Ma noi abbiamo al nostro interno un papà e una mamma che possiamo attivare, che dobbiamo attivare se vogliamo diventare degli esseri indipendenti, se vogliamo essere sovrani di noi, se vogliamo attivare il nostro potere personale. Poi io, ragazzi, non è che siamo obbligati, Cioè, non è che siamo obbligati ad attivare il nostro potere personale, però se vogliamo star bene con noi, se vogliamo attivare la nostra missione, il nostro star bene nel mondo, il nostro sentirci bene nel mondo, dobbiamo diventare grandi. E ragazzi, non è che basta avere la maggiore età, prendere la patente per diventare grandi, vuol dire fare un lavoro in cui si va a tagliare il cordone ombelicale, in cui ci si rende conto che abbiamo tutti gli strumenti per prenderci cura di noi e che la nostra mamma e papà sono dentro di noi e saranno anche sempre fuori di noi, ma noi diventiamo grandi ed è una cosa meravigliosa. C'è una persona che sta facendo il percorso di mentorship con me che ha fatto un qualcosa di straordinario dal mio punto di vista. Perché? Perché a 50 anni ha fatto una scelta importante, ha deciso proprio di fare un cambiamento di vita importante e lì lei ha deciso di diventare grande. Un amore verso se stessa fortissimo. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: quanto amore abbiamo per noi stessi? Perché quando ami veramente un figlio e dentro di noi abbiamo questo bambino, quello che vuoi è farlo crescere, farlo andare nel mondo. E niente, vi ho dato un po' di spunti di riflessione questa sera.
E quindi facciamo un po' di pratica adesso, che ci piace tanto. Allora, facciamo proprio questa pratica in cui andiamo a cullare il nostro bambino, quindi facciamo la pratica di accudimento. Stasera ci amiamo un po', perché se vogliamo cambiare in profondità, dobbiamo amarci. E lì non è che c'è proprio una ricetta, non c'è un protocollo. Perché? Perché ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Mettiamole per iscritto. Cosa ci piace di noi? Cosa non ci piace di noi? Partendo dalle cose che non ci piacciono. Perché non ci piacciono? Non ci piacciono o qualcuno a livello familiare o a livello sociale ci ha detto, o ci ha detto no, ci ha trasmesso, perché poi ragazzi ricordiamoci che la comunicazione a doppio legame è quella più potente, non è nel detto, ma è nel percepito del bambino. Quindi se io ho una laurea sono una persona intelligente, se io ho la terza media no, questo è un dato di fatto. No, un dato di fatto un cavolo. Perché ci possono essere persone che sono laureate, ma sono emotivamente delle capre e anche cognitivamente, credetemi, le ho incontrate. Come ci possono essere delle persone che hanno la terza media, che hanno una profondità e anche una cultura altissima. Quindi andiamo al di là della generalizzazione e partiamo da un presupposto che quando usiamo mai, tutti, sempre, vuol dire che stiamo generalizzando. Quando usiamo mai, tutti e sempre, vuol dire che si è attivata in noi una programmazione. Tutte le donne guidano male. No, ci sono anche delle donne che penso che corrano in macchina. Tutti gli uomini sono uguali. Grazie a Dio no. Ok, proprio ascoltiamoci quando parliamo, perché quando parliamo troviamo tanto di quel materiale per poi fare i protocolli di trasformazione alchemica, che potremmo veramente fare protocolli di trasformazione alchemica dalla mattina alla sera. Basta ascoltarsi. Quando parliamo con gli altri, basta ascoltarsi quando gli altri parlano a noi, quali sono i pensieri che sorgono nella nostra mente. Bene, bene. Allora, My Energy Bars in mano, come sempre, oro sinistra, argento destra. Facciamo prima un protocollo di centratura, poi facciamo questo protocollo di coccolamento, di accudimento del nostro bambino e alla fine facciamo un protocollo di trasformazione alchemica su quello che volete. Cosa vuol dire su quello che volete? Su qualcosa che è emerso oggi durante la giornata, qualcosa che magari è emerso durante questa diretta, quindi qualcosa che magari ho detto che vi ha toccato, oppure anche qualcosa che emerge durante la prima fase, del protocollo, della meditazione che facciamo, sia a livello di pensiero, che a livello di immagine, che a livello di sentire del corpo, che a livello di emozione. Cosa voglio dire? A livello di pensiero, sto facendo l'esercizio e mi arriva un pensiero, ma non vedi quanto sei ridicolo, ma tu credi veramente che queste cose funzionano? Beh, beccato. Bene, libero l'energia cristallizzata in credi che queste cose funzionano. Oppure sento un'emozione molto forte, nervoso. Magari siamo lì che stiamo coccolando il nostro bambino e posto che entrare in uno stato di amore, sento un forte nervoso, un forte fastidio, o la paura o la rabbia, ok, emozione. Un'immagine che mi arriva, anche se non ha senso, soprattutto se non ha senso, perché vuol dire che è un'immagine che arriva dal mio inconscio.
o qualcosa di fisico, magari sto facendo l'esercizio e mi si attiva un punto dolore nella spalla, piuttosto che mi si chiude lo stomaco, piuttosto che mi inizia a far male il mignolo del piede sinistro. Non è mai casuale. Bene, My Energy Bars in mano, prima teneteli sulle vostre cosce oppure appoggiati sul tavolo, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo. Entrate in contatto con il vostro corpo, le vostre emozioni, le vostre sensazioni, i vostri pensieri. Immagina un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal tuo perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere me. Fate ora un respiro profondo e immaginate che davanti a voi, visualizzate o semplicemente immaginate che c'è una culla. All'interno di questa culla ci siete voi bambini. Siete molto piccoli, avete 1, 2, 3 mesi. State piangendo perché state manifestando il vostro bisogno di essere amati, il vostro bisogno di sentire il calore di vostra madre, quel calore che avete percepito per 9 mesi. Prendetevi in braccio e portatevi al petto e ponete le My Energy Bars a croce davanti a voi formando una X e iniziate ad ondolare avanti e indietro, avanti e indietro, facendo molta attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento, avanti e indietro. E potete associare il vostro respiro. Quando inspirate andate indietro, quando espirate andate avanti. In, out, in, out. E potete fare anche dei movimenti leggeri se vi dovesse girare la testa. E poi iniziate
a muovervi a destra e a sinistra. Fatelo molto lentamente, a destra e a sinistra. E anche qui, inspirate, vi muovete a destra, espirate, vi muovete a sinistra. In, out. E mentre fate questo movimento, non dimenticatevi che avete voi stessi tra le vostre braccia. Quindi ponete attenzione a quel fagottino fragile, bisognoso d'amore, che è tra le vostre braccia. E iniziate quindi a ruotare lentamente, prima in senso orario, poi in senso antiorario. E potete associare io sono, io sento, io creo. E continuate così, io sono, io sento, io creo e percepite il calore di quel bambino che è tra le vostre braccia, di quel bambino che ha bisogno ancora oggi di essere coccolato, di essere ascoltato, di essere compreso. E quando siete pronti, fermatevi, proprio percepite, alzate la colonna verso l'alto, la testa verso l'alto. Percepite come vi siete alzati, come siete grandi e nel contempo come piccolo il bambino che è tra le vostre braccia. Ma voi ora avete la capacità e le risorse per prendervi cura di quel bambino. Fate un respiro profondo e prendete quel bambino che a questo punto si è addormentato e lo riponete nella sua culla e lo osservate. Osservate come il vostro amore, la vostra accoglienza gli ha permesso di riaddormentarsi. Ed è un sonno che rigenera, è un sonno che energizza. E contemporaneamente percepite come quel bambino è vivo e forte dentro di voi. E quindi con questo amore per voi stessi, preparatevi a fare il vostro protocollo di trasformazione alchemica. Se non vi giunge nulla su cui lavorare, inserite semplicemente dopo le frasi io sono, quando siamo nel primo centro, io sento quando siamo nel secondo, io creo quando siamo nel terzo. Ora andate a inserire ciò che ritenete più giusto in questo momento. Ponete la vostra attenzione nel primo centro, il centro dell'essere, e ripetete libero, l'energia cristallizzata nell'io sono. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3.
Fate un respiro profondo e rimanete in ascolto del vostro corpo, delle vostre emozioni, dei pensieri, delle immagini. Siate degli osservatori senza giudizio. Spostate ora la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. E ripetete: lascia andare ogni attaccamento emotivo nell'io sento. E lascio fluire il mio sentire. Io sento sei. E anche qui fate dei respiri profondi, lasciate andare, lasciate fluire tutto quello che arriva, qualsiasi emozione, pace, gioia, ma anche tristezza, rabbia, paura. Lasciate che si manifestino affinché si possano trasformare. Io sento sei. E infine spostate la vostra attenzione nel terzo centro, il centro del creare, nella vostra ghiandola pineale. E ripetete: creo ordine e coerenza in io creo. E mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio bambino interiore. Io mi autorizzo ad accudirlo. Io mi autorizzo ad amarlo. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Io creo 9. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Come sempre è importante, quando fate i protocolli con le My Energy Bars, bere alla fine un bicchiere d'acqua, perché è importante idratare il nostro corpo e l'acqua inoltre ci permette un po' di andare a intercettare tutto quello che si è disciolto durante questo processo e poi scaricarlo fuori dal corpo. Bene. Fabri scrive: potenza allo stato puro. Ragazzi, questa potenza è in noi. Io lo ripeto spesso, le My Energy Bars sono dei facilitatori. È un po' come quando si va in palestra che ci danno la scheda per far ginnastica
Ecco, le barre sono un po' come se fossero la scheda per far ginnastica. Poi però siete voi che la dovete fare e ogni risultato cambia in funzione dell'energia basale di ognuno. Bene, bene, è stato potente. Sentite anch'io Fabrizio molto potente stasera. Bene, se ci sono domande, potete scriverle in chat. Vi chiedo se riuscite in questa prima fase a scriverle in chat, poi magari alla fine potete prendere la parola, perché sennò poi nel montaggio diventa un po' complicato, perché ovviamente per una questione di privacy, tolgo l'immagine della persona, ma ci ho provato a farlo una volta, diventa complicato, quindi se le potete scrivere in chat io ho la possibilità di leggerle e poi di rispondere e può essere utile anche chi poi vede la registrazione indifferita. Maria Vittoria scrive: il protocollo dell'abbraccio è veramente potente. È potente ed è pazzesco. Perché mi è uscito l'altro giorno, ero in un momento un po' così di down e spesso io faccio questa cosa. Quando vado un po' in down mi abbraccio, proprio mi abbraccio e mi carezzo in questo modo. E avevo le bars e l'ho fatto con le bars e da lì mi si è un po' scatenato un po' tutto un senso di simbologia in cui ci sono anche molte statue egizie che hanno le My Energy Bars in questo modo e quindi così è nato questo protocollo. Fabrizio scrive: nessuna domanda, si vive ancora la dimensione percepita. Bene, 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 bene. Ok, ok, se non ci sono domande ci possiamo salutare.